Piani educativi personalizzati. Alcuni studenti, a causa di disabilità o altre condizioni, richiedono ulteriori supporti, per esempio piani educativi individualizzati. Il piano educativo individualizzato è basato su una valutazione dello sviluppo dello studente e delle caratteristiche del suo contesto di vita. Cosa viene definito nel piano? Gli obiettivi specifici, le strategie e le attività per raggiungere quegli obiettivi. I fattori da considerare per un insegnamento complementare digitale, prima di tutto, è garantire l'apprendimento degli strumenti digitali, e saper quando usarli e come usarli. Per quanto riguarda le dimensioni del piano educativo individualizzato, un punto di partenza specifico ci deve sempre essere, per esempio l'attuale livello di partenza del bambino, una destinazione personale, obiettivi misurabili e un percorso individualizzato, un veicolo, un supporto e servizi necessari. Ora noi andremo a vedere la pianificazione del piano educativo personalizzato in 7 fasi. La prima fase è perfezionare gli obiettivi del piano educativo individualizzato. E noi ci dobbiamo fare delle domande. È probabile che l'obiettivo a breve termine sia raggiunto entro 4 o 6 mesi? L'obiettivo è necessario per lo sviluppo o per migliorare il funzionamento della routine? L'obiettivo è chiaramente collegato a una priorità o preoccupazione della famiglia? L'obiettivo include una logica, circostanze e criteri di successo? La definizione degli obiettivi di intervento è un passo fondamentale nella fornitura di piani individualizzati. Infatti, una visione chiara e condivisa di ciò che deve essere raggiunto è un modo importante per garantire il coinvolgimento attivo di tutte le parti interessate in un caso specifico. La definizione di un obiettivo di intervento di buona qualità richiede una stretta collaborazione tra i professionisti e la famiglia. Questa collaborazione promuoverà la definizione di obiettivi rilevanti per il futuro del bambino e per la famiglia, collegando l'obiettivo alle circostanze di vita specifiche della famiglia e presentando l'obiettivo in un formato SMART. Cosa vuol dire? Un formato SMART è specifico, misurabile, raggiungibile, basato sulla routine, legato a una priorità funzionale. Usando questo orientamento, gli obiettivi del piano educativo individualizzato in un ambiente online dovrebbero concentrarsi sulla promozione dell'uso indipendente delle tecnologie, come il computer, il tablet e le tecnologie necessarie. Una raccomandazione: usare le piattaforme di videoconferenza per sviluppare obiettivi di intervento con la famiglia, considerando le caratteristiche del bambino e le routine della famiglia. Seconda fase della pianificazione del piano educativo individualizzato. Analizzare le competenze funzionali di base. Bisogna farsi queste domande. Il team ha discusso con la famiglia il comportamento del bambino così come gli antecedenti e le conseguenze? I membri del team hanno osservato il comportamento del bambino in relazione all'obiettivo per comprendere la funzione del comportamento? Il team, il gruppo di docenti, di solito sono docenti quelli che formano questo team, però ci possono essere anche personale sanitario.
In molti casi le informazioni e i dati relativi al comportamento dello studente prima del blocco devono essere riconsiderati perché il bambino e la famiglia non seguono le stesse routine e anche le persone con cui il bambino interagisce sono diverse. Le informazioni precedenti quindi non sono più utili come base per la definizione di una linea di base e devono essere integrate con lo stato in situazione di blocco. Questo potrebbe richiedere lo sviluppo dell'analisi funzionale del comportamento, cioè la determinazione della funzione del comportamento attraverso l'osservazione di ciò che precede e ciò che di solito si verifica immediatamente dopo il comportamento. Poiché la presenza degli insegnanti e di altri professionisti nella casa dello studente non è possibile in situazione di lockdown, una comunicazione stretta e chiara tra la famiglia e i professionisti è la migliore opzione per comprendere il comportamento del bambino. Una raccomandazione: utilizzare piattaforme di videoconferenza per comunicare con la famiglia, coinvolgendola nel processo, spiegando quali dati devono essere raccolti e analizzando in modo collaborativo le osservazioni delle famiglie. Anche una piattaforma potrebbe essere utile per depositare strumenti e altre risorse, promuovendo una collaborazione strutturata con la famiglia. Terza fase di pianificazione del piano didattico individualizzato. Identificare le opportunità naturali di apprendimento. Dobbiamo farci queste domande. È stata condotta un'intervista basata sulle routine? Il team ha identificato ambienti, attività, routine in cui l'apprendimento potrebbe avvenire? Il team ha identificato ambienti, attività e routine in cui l'istruzione sarebbe difficile e dovrebbe essere esclusa? In una situazione di blocco, quando molti genitori e i badanti devono bilanciare i loro doveri professionali con i compiti familiari, sostenere l'apprendimento online dei loro studenti potrebbe essere una sfida per molti. Come tale è importante che il team e la famiglia esaminino le routine delle famiglie per capire in quale di esse l'istruzione può essere incorporata, fornendo brevi momenti di insegnamento durante il giorno e la settimana. Una raccomandazione: usare piattaforme di videoconferenza per comunicare con la famiglia, per capire la loro disponibilità a lavorare con lo studente e le routine in cui questo lavoro può avvenire. Quarta fase di pianificazione del piano didattico individualizzato. Selezionare strategie empiriche per facilitare l'apprendimento. Dobbiamo farci delle domande. Le tecniche di miglioramento dello sviluppo che la famiglia e l'insegnante di educazione generale usano sono state identificate e condivise con tutti i membri del team? Sono state selezionate strategie empiriche che si applicano all'obiettivo? Le strategie indicano chiaramente i ruoli specifici degli attuatori? In linea con la descrizione del passo 3 è importante identificare quali strategie educative la famiglia già usa, anche se probabilmente in modo intuitivo e non intenzionale. In questo modo le strategie da implementare possono essere allineate con le pratiche già in atto. Il ruolo dell'insegnante è quello di definire le strategie aggiuntive e di presentarle alla famiglia in modo chiaro. Una raccomandazione: utilizzare piattaforme di videoconferenza per comunicare con la famiglia, per identificare le strategie educative comunemente usate e raccomandare quelle aggiuntive. Quinta fase di pianificazione del piano didattico individualizzato.
Garantire la fedeltà dell'istruzione. Dobbiamo farci delle domande. Il pianificatore ha ricevuto input da tutti i membri del team? Il pianificatore ha spiegato il piano didattico a tutti gli implementatori e ha incluso esempi concreti? Il pianificatore ha dimostrato le strategie di intervento per gli implementatori? Gli implementatori hanno dimostrato l'istruzione per il pianificatore? Il pianificatore ha osservato gli attuatori e offre suggerimenti se necessario? Il pianificatore ha trasmesso fiducia nella capacità degli implementatori di usare la nuova strategia? Questo passo si riferisce alla necessità di presentare l'istruzione nel modo in cui è stata progettata dal team. Young raccomanda 4 strategie. Fornire una lista di controllo che identifichi le caratteristiche critiche della strategia. Fornire esempi concreti di come l'obiettivo viene affrontato utilizzando la strategia. Modellare l'uso della strategia selezionata. Offrirsi di guardare altri membri del team che utilizzano la strategia selezionata e fornire un feedback. Raccomandazione. Usare piattaforme di videoconferenza per comunicare con la famiglia, presentando chiaramente cosa dovrebbero fare per implementare la strategia educativa selezionata. Le registrazioni video dell'istruzione possono essere utilizzate dalla famiglia e dal team per regolare e mettere a punto l'attuazione della strategia. Una piattaforma di gestione dell'apprendimento può essere usata per promuovere la collaborazione tra la famiglia e i professionisti. Sesta fase di pianificazione del piano educativo individualizzato. Progettare un sistema di raccolta e analisi di dati. Dobbiamo farci delle domande. Il sistema di raccolta dati è semplice e comprensibile? Il sistema di raccolta dati corrisponde all'obiettivo del programma educativo individualizzato? Il sistema permette la raccolta di dati da parte di tutti coloro che sono coinvolti con la famiglia, formalmente o informalmente? Il sistema include un metodo per tracciare un grafico dei progressi? Una parte fondamentale della pianificazione del piano educativo individualizzato è la raccolta dei dati, perché è fondamentale per capire lo sviluppo del bambino e per adattare il piano educativo individualizzato. Tuttavia, è un compito che deve essere attentamente pianificato per garantire che i dati raccolti siano validi, cioè che misurino l'obiettivo che è stato progettato per misurare, e che i dati raccolti siano applicabili, cioè che la famiglia raccolga coerentemente i dati previsti nel modo progettato. Una raccomandazione: utilizzare piattaforme di videoconferenza per comunicare con la famiglia, costruendo il sistema appropriato per raccogliere dati sul processo educativo. Settima fase di pianificazione del programma educativo individualizzato. Valutare il piano. Dobbiamo farci delle domande. Gli insegnanti hanno chiesto alla famiglia di condividere la loro valutazione dei progressi del bambino? L'insegnante ha esaminato i dati con la famiglia? L'insegnante e la famiglia hanno apportato le modifiche necessarie? Nei periodi di incertezza, come accade durante una chiusura, quando le famiglie e le scuole si stanno adattando a nuove routine e pratiche, c'è una maggiore necessità di valutare periodicamente il piano didattico personalizzato.
per capire se gli obiettivi che sono stati progettati mantengono la loro rilevanza o se sono emerse altre priorità. Le riunioni di squadra sono fondamentali a questo punto e tutti i partecipanti dovrebbero incontrarsi periodicamente. Una raccomandazione: utilizzare piattaforme di videoconferenza per organizzare incontri tra il team del piano educativo personalizzato e la famiglia per valutare il piano sulla base dei dati raccolti e in una riflessione sulla pertinenza degli obiettivi definiti.